Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Oggi vi parliamo di un tema che ha fatto discutere negli ultimi anni e che sta generando conseguenze ancora non del tutto chiare, ma probabilmente, almeno in base ai dati che abbiamo, negative. Il tema della Brexit. Ma prima facciamo un passo indietro e ricordiamo quali sono i paesi tuttora membri dell'Unione Europea. I Paesi membri dell'Unione Europea sono 27 in ordine alfabetico: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, ovviamente l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria. Altro quiz: qual è stato l'ultimo paese ad entrare nell'Unione Europea? L'ultimo paese a entrare nell'Unione Europea ormai 10 anni fa è stato la Croazia, oggi alle prese con l'introduzione dell'euro da pochi mesi, dopo che la kuna è stata messa in archivio, la kuna che era la precedente moneta croata. I paesi in lizza per entrare nell'Unione Europea sono l'Albania, la Bosnia e Erzegovina, la Macedonia del Nord, la Moldavia, che tra l'altro è oggetto di un braccio di ferro legato alla guerra russa in Ucraina, il Montenegro, la Serbia, la Turchia e da ultima l'Ucraina stessa, che ha cominciato il suo percorso destinato ovviamente ad essere lungo e complicato e prima del quale bisognerà cercare di trovare una pace militare che ponga finalmente fine al conflitto. Infine, la domanda più facile: qual è l'unico paese che sia mai uscito dall'Unione Europea? In realtà l'abbiamo già detto nelle premesse, è stato il Regno Unito, che aderì nel 1973 e poi attraverso il referendum sulla Brexit ha deciso di uscire nel 2020. Un referendum, quello sulla Brexit, che già oggi, a un paio d'anni di distanza, darebbe un risultato molto diverso. Guardate questa mappa, guardatela con attenzione e memorizzate i colori. Verde significa regretful, cioè molto pentito di aver lasciato l'Unione Europea, mentre rosa o viola significa least regretful, cioè meno pentito di aver lasciato l'Unione Europea. A seconda di quanto scuro sia il colore si va da un 60-65% di rimpianto in verde per aver lasciato l'Unione Europea a un 65% di fierezza della decisione presa, convinzione di essere andati nella direzione giusta. La mappa di One Heard è sostanzialmente un grande plebiscito, dice che il Regno Unito, ora come ora, rimpiange di aver lasciato l'Unione Europea. Tra le zone, anzi forse l'unica zona che in realtà è ancora convinta di aver scelto bene, la vedete in viola scuro nella mappa, c'è la piccola contea di Boston and Skegness, popolazione 101.000 abitanti su 68 milioni per capirci, quindi una percentuale molto piccola, mentre tutti gli altri vorrebbero sostanzialmente tornare nell'Unione Europea oppure non sono troppo convinti di aver preso la decisione giusta. Un altro studio condotto da Statista conferma più o meno gli stessi dati e stima oggi nel 60-65%, dato consolidato, la media dei britannici che ritengono che lasciare l'Unione Europea sia stata un errore. Che ci fossero sentimenti misti in merito alla Brexit e anche, diciamo, i germi del cosiddetto regret, qualcuno l'aveva addirittura previsto, anzi censito, attraverso un progetto che è diventato anche un libro e che si intitola in modo molto evocativo In Limbo, cioè in un luogo non precisato dal quale poi non si sa come e in che modo se ne uscirà. Abbiamo il piacere di avere ospite a EU Factor Elena Remigi, che si collega con noi dandoci l'opportunità di approfondire questo bel progetto. Buongiorno Elena. Buongiorno Fabrizio. Allora cominciamo dal raccontare che cosa è emerso dal sentire anche pre-Brexit di chi già intuiva che sarebbe stato un momento particolarmente difficile. Sì, allora innanzitutto questo nostro progetto che raccoglie le testimonianze dei cittadini europei residenti in UK ha lo scopo di raccontare il limbo psicologico e burocratico in cui i cittadini si sono trovati all'indomani di questo voto del Regno Unito per uscire dall'Unione Europea. Prima di raccogliere queste testimonianze abbiamo chiesto loro di dirci in una parola qual era il sentimento prevalente che avevano provato dopo questo risultato, e la
parola è stata betrayed, traditi. I cittadini europei si sono sentiti traditi perché per due motivi principali. Prima di tutto perché c'è stata una promessa da parte del vote leave, di chi voleva l'uscita dall'Unione Europea, che nulla sarebbe cambiato per noi, e invece tutto è cambiato. Ci siamo trovati davvero in questo limbo profondo che è durato più di 2 anni. E poi anche perché la campagna referendaria è stata caratterizzata da un forte sentimento anti-europeista, insomma questa retorica contro anche i cittadini europei e contro gli immigrati in genere insomma, si è fatta sentire molto. Direi che il popolo britannico si è ben presto reso conto di aver imboccato, se non una via sbagliata, come minimo una via tortuosa. Io ricordo proprio il silenzio assordante del giorno che è seguito il voto sulla Brexit, diciamo per semplificare. L'aspetto interessante è che nessuno in fondo sapeva che cosa avesse votato. Si parlava di hard Brexit, di soft Brexit, cioè era molto poco chiaro verso dove andavamo a parare. Boris Johnson aveva usato un'espressione oven Brexit ready, cioè quasi paragonando la Brexit a una torta che infornavi e dopo mezz'ora usciva fragrante. Bene, la fragranza, l'incanto è durato poco. E una volta avvenuto il divorzio le persone si sono rese conto delle conseguenze. Le chiedo personalmente se c'è qualche difficoltà maggiore che negli ultimi 2 anni ha dovuto incontrare muovendosi tra le due realtà, o magari difficoltà, stiamo parlando naturalmente nel vivere quotidiano, che le sono state raccontate da persone vicine a lei che oggi fanno un po' più fatica a vivere in questi due mondi e percepiscono il fatto che il Regno Unito non sia più europeo dal punto di vista formale. Certo, la vita è molto cambiata, se penso e paragono la vita, anche la mia vita prima della Brexit, penso al 2012 durante le Olimpiadi. Il Regno Unito era una nazione ottimista con una sterlina forte, adesso si ritrova più isolato, più impoverito, c'è più burocrazia per tutto e quindi anche nella vita quotidiana gli effetti sono abbastanza evidenti. Penso soltanto alla spesa al supermercato. Frutta e verdura arrivano dopo essere rimaste nei camion per giorni perché naturalmente ci sono le dogane, ci sono tutta una serie insomma c'è la burocrazia che rallenta tutto, e l'Inghilterra invece era nota per questa leggerezza, ma minor burocrazia rispetto all'Europa. Quindi il voto per uscire dall'Europa non ha fatto altro che complicare la vita di tutti i giorni. Se uno volesse spedire un pacco, riceverlo, si rischia di dover pagare l'IVA. Quindi ecco, credo che le persone si rendano conto oggi delle conseguenze anche a livello pratico. Allora, nel ringraziare Elena Remigi vi invitiamo a visitare intanto la pagina inlimboproject.org, dove si può tra le altre cose trovare anche il libro che racconta questa particolare vicenda, e naturalmente ringraziamo voi per essere stati in nostra compagnia per questa settimana. EU Factor termina qui.